Un saluto a tutti e ben trovati sul mio canale. Questo è il primo video della playlist di fisica in cui introduciamo la fisica, vediamo che cos'è, di che cosa tratta e introduciamo le prime grandezze fisiche. Allora, innanzitutto, la fisica che cos'è? È lo studio delle leggi fondamentali della natura. Da un certo punto di vista, la fisica tratta di situazioni che sono abbastanza note, come ad esempio la temperatura di un oggetto, la distanza tra due città. Quindi si tratta di situazioni abbastanza intuitive. È un linguaggio, la fisica, è un linguaggio della natura che viene espresso mediante una grammatica che è rappresentata dalla matematica. Quindi le leggi della fisica sono espresse mediante equazioni matematiche. Il fattore che spesso determina insuccesso negli studenti che affrontano la fisica sta proprio nel fatto che le leggi della fisica sono scritte nel linguaggio della matematica. Parliamo di grandezze fisiche. Che cos'è una grandezza fisica? Beh, una grandezza fisica è una caratteristica di un oggetto o di un fenomeno che può essere valutata mediante uno strumento di misura in modo quantitativo, quindi noi possiamo quantificare una determinata caratteristica. Misurare una grandezza significa confrontarla con una grandezza di riferimento, detta unità di misura. Il numero che noi otteniamo da questa operazione è la misura della grandezza, che deve essere sempre accompagnata dall'unità di misura. Prendiamo ad esempio un tavolo, un'operazione che si può fare tranquillamente anche a casa. Prendiamo un metro e andiamo ad eseguire la cosiddetta misura diretta. Noi stabiliamo un'unità di misura, a differenza dei paesi anglosassoni noi utilizziamo il metro. Questa è l'unità di misura che dovremmo utilizzare. Potremmo utilizzare ad esempio anche un sottomultiplo del metro, come il centimetro. Allora, per effettuare una misurazione diretta, credo che tutti quanti abbiano nella propria vita già fatto qualche misurazione diretta, prendiamo il nostro metro, lo estendiamo da un estremo all'altro di questo lato e misuriamo questo lato. Poi facciamo la stessa misura dall'altra parte. Con queste due misurazioni abbiamo ottenuto due dati che ci saranno utili ad esempio per misurare la superficie di questo tavolo. In effetti, misurare la superficie di quel rettangolo, di quel tavolo, è una misura indiretta. Allora, se il tavolo è rettangolare, la geometria ci dice che ci basta conoscere due lati per determinare l'area, quindi il lato lungo per lato corto, e quindi direttamente misuriamo i due lati e indirettamente, mediante una procedura matematica, lato 1 per lato 2, otteniamo l'area del rettangolo, quindi del tavolo. Stessa cosa se abbiamo una stanza rettangolare, misuriamo in modo diretto i due lati perpendicolari del rettangolo e poi eseguiamo il prodotto delle due misure ottenute. Come sicuramente saprete, in determinati paesi la lunghezza non viene espressa in metri. Normalmente nei paesi anglosassoni le distanze vengono espresse in miglia, le piccole distanze in pollici. Allora, per mettere ordine a tutto questo gran caos di unità di misura, si è adottato il sistema internazionale di unità di misura, un sistema appunto internazionale per evitare che ci siano confusioni. Questo sistema internazionale, indicato con SI, è costituito da 7 unità fondamentali, da cui derivano tutte le altre unità di misura. Le altre unità di misura sono dette unità derivate. Lunghezza, il cui simbolo L e unità di misura è il metro, che come simbolo ha la M. La massa si indica con M e l'unità di misura è il chilogrammo con kg. L'intervallo di tempo T, la sua unità di misura è il secondo S. Sono le tre principali che utilizzeremo in questa prima parte del corso di fisica, quindi nella meccanica. Abbiamo poi la temperatura, che si misura in Kelvin, la quantità di sostanza che si misura in mole, con simbolo mol, l'intensità di corrente elettrica si misura in ampere e l'intensità luminosa in candele. Ricordiamoci che qualsiasi numero che esprime il valore di una grandezza deve essere sempre accompagnato dal simbolo dell'unità di misura. Perciò se indichiamo che una persona è alta 1,72 m, dobbiamo scrivere h uguale 1,72 metri. Se stiamo misurando un intervallo di tempo, dobbiamo scrivere t uguale 12,5 secondi. In fisica, o in generale nelle scienze, si ha spesso a che fare con numeri molto grandi, pensate alle distanze astronomiche,
o a numeri molto piccoli, pensate alle dimensioni atomiche o molecolari, o anche alle dimensioni di un batterio piuttosto che di un virus. Allora utilizzare i numeri scritti in maniera estesa può essere molto scomoda. Utilizziamo allora la cosiddetta notazione scientifica. Si tratta di scrivere numeri molto grandi con una potenza di 10 che abbia esponente positivo e numeri molto piccoli con una potenza di 10 con esponente negativo. Quindi, ad esempio, se io devo esprimere questo numero, che è un 2 seguito da 21 zeri, scriverò 2 per 10 alla ventunesima. Se ho un numero molto piccolo, inferiore di 1, cosa faccio? Idealmente prendo la virgola, la sposto a destra fino a trovare il primo numero diverso da 0. Ho fatto praticamente, in questo caso, 7 salti e allora scrivo 1 per 10 alla meno 7. Altro esempio, qui io ho già una virgola e un numero grande, diciamo più grande di 1, mi sposto verso sinistra con la virgola e ottengo 1,2514 per 10 alla 3. Ricordiamoci che il coefficiente deve essere un numero compreso tra 1 e 10. Perciò se io avessi scritto 12,514 non sarebbe scritto in notazione scientifica, mi devo comunque spostare con la virgola fino ad avere un coefficiente che sia compreso tra 1 e 10. Vediamo ancora questo esempio, 0,0075, mi sposto con la virgola di 3 posizioni per arrivare a 7,5, cioè un numero compreso tra 1 e 10, e queste 3 posizioni le indico qui nell'esponente, 7,5 per 10 alla meno 3. Abbiamo parlato di unità di misura. Abbiamo visto che possiamo utilizzare per le lunghezze il metro, per esempio, ma è scomodo dover misurare le distanze tra città in metri. Allora si utilizzano multipli e sottomultipli. Qui abbiamo i multipli, che sono tutti rappresentati da potenze di 10, quindi deca, etto, chilo, sono 10 alla 1, 10 alla 2, 10 alla 3. Poi saltiamo di 3 in 3 come potenze, quindi mega 10 alla sesta, giga 10 alla nona, tera 10 alla dodicesima, si sente spesso negli hard disk per i computer ormai terabyte, peta 10 alla 15, exa 10 alla diciottesima. E qui i sottomultipli, deci è un decimo, centi è un centesimo, milli un millesimo. Fino a qui l'esponente diminuisce linearmente di un'unità. Poi saltiamo a micro 10 alla meno 6, nano 10 alla meno 9, pico 10 alla meno 12, eccetera. Termina qui questo primo video della playlist di fisica, spero vi sia stato utile. Vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per poter seguire l'uscita dei prossimi video. Se vi è piaciuto il video cliccate su mi piace, se non vi è piaciuto il video fate finta di niente. Vi saluto, alla prossima, ciao!